Si salve, questa è la Fat Bike The One Rider. Questo è il computer di bordo. Ho provato praticamente a sbloccare la bicicletta che sappiamo essere limitata a 25 km all'ora. Prima vi faccio una panoramica del computer di bordo. Con la freccia verso l'alto si cambia il livello di assistenza, verso il basso si scende. Con questo si accende e si spegne. Con questo qui, tenendo premuto, si entra nella modalità Walk Assist. Prende la bicicletta, va a 6 km all'ora. Una funzione stupida perché comunque bisogna tenere sempre premuto, non va in automatico. Quindi una mano deve essere per forza tolta dal manubrio. Tenendo premuti il pulsante di accensione e la freccia, vedete, si entra a velocità media a VG, velocità massima, invece la velocità è in tempo reale. Premendo invece il pulsante di accensione, vedete, vi dà errore, l'odometro, cioè il conto chilometri totale, il percorso parziale e il tempo. Se tengo premuto invece le due frecce, entro nel menu segreto. Allora, mi sono segnato alcuni valori che ho trovato su internet. Allora, il P01 praticamente è la luminosità dello schermo e va 1, 2 e 3. Poi con P02 invece si può cambiare miglia o chilometri all'ora. P03 è il settaggio della batteria in volt, quindi va a 24, 36, 48, 60, questo è da 36 volt, 10 ampere, quindi assolutamente deve rimanere su 36 per non causare danni alla bicicletta. P04 è il risparmio energetico del display in minuti, va da 1 a 60, cioè dopo 5 minuti in questo caso si spegne in attività. P05 è il numero della pedalata assistita, quindi posso scegliere da, vedete, 0 tra 0 e 3, 1 e 5 oppure da 0 a 9. P05, P06 invece è il diametro della ruota in pollici. In questo caso la ruota, vedete, 20 x 4 pollici, quindi va impostato su 20. P07 è il numero di velocità dei magneti. Questo deve essere messo a 1 perché ho visto che aumentando non funziona più il contachilometri. P08 è la velocità, questa è la sbloccata, arriva fino a 41, di solito di fabbrica è impostata a 25, io l'ho portata a 40, però la bicicletta comunque, la pedalata assistita continua fino a 25 km all'ora e poi si stacca, quindi in realtà la bicicletta è sbloccata, però a me non funziona. Questo dipende anche molto dal peso del conducente. Eravamo a P08, P09 è la partenza da fermo, posso scegliere tra 0 e 1, cioè vuol dire che parto con l'assistenza ad 1. P010 si va a settare la modalità di guida, 1 è la modalità acceleratore, 2 come in questo caso è la pedalata assistita e acceleratore coesistono simultaneamente, e poi c'è 0 che è il power drive, cioè la posizione di richiamo determina la potenza in uscita e l'accelerazione è nulla. Io l'ho impostato ovviamente sulla modalità 2. Poi ho P11 che praticamente serve a settare la sensibilità del boost, incremento da 1 a 24 e io ho impostato su 1. P12 aumenta la forza di partenza e va da 0 a 5. Vedete? Anzi, no, va da 0 a 3.
in questo caso è impostato su 3. Poi P13 e si va a settare il tipo di disco magnetico in acciaio. Può essere 5, 8 e 12, questo va lasciato ovviamente su 12 per non ovviamente rompere la bici. P14 e si va a controllare il limite del valore di corrente. Questo va da 1 a 20 ampere, la bicicletta ovviamente di default a 12 ampere, quindi va a 12. P15 si va a controllare il valore di sottotensione, questo anche questo non va toccato assolutamente, va a 30 di default. P16 e questo serve a resettare l'odometro, cioè il contachilometri totale, tenendo premuto la freccia su per 5 secondi. P17 va a 0 sarebbe il cruise disabilitato e 1 il cruise control abilitato, però questa ovviamente è una funzione che non funziona, la bicicletta non è dotata. Poi c'è P18 che è la gamma di regolazione del rapporto di velocità del display, cioè quando per esempio c'è una discrepanza tra i chilometri percorsi e quelli che notate per esempio su alcune applicazioni GPS, e quindi serve a correggere e deve essere messo a 0 anche questo. E poi P19 che è l'ultimo valore, che si abilita il cambio, va a 0 per hub diretto e 1 invece per il mozzo del cambio. Per quanto riguarda i valori predefiniti della bici, allora P01 va a 1, P02 a 0, P03 36, P04 5, P05 va 005, P06 22, P07 1, P08 25, c'è la velocità, P09 0, P10 2, P11 12, P12 1, P13 12, P14 12, P15 0030, P16 tutti 0, P17 0, P18 tutti 0 e P19 0001. Per sbloccare la bicicletta bisogna andare a impostare il valore P08, però come ho già detto non è, almeno a me non funziona, la bicicletta va sempre a 25. Prossimamente ci sarà una recensione della bici perché in questo momento la sto provando, vi farò vedere come va e l'autonomia. Però alla prossima. Allora, ho riportato qui nella tabella, mi sono dimenticato questa cosa. Allora, questa colonna qui è la colonna dei valori predefiniti di fabbrica. Queste altre due colonne sono due configurazioni possibili per poter sbloccare la bicicletta. Potete trovare con la vostra e vedere se una di queste due configurazioni funziona. Importante non toccare i parametri che vi ho già detto in precedenza, cioè quello dei magneti, cioè il P13 non bisogna toccare, il P03, il P07, perché ho visto che in questo caso il P07 lo riporta a 1 una colonna e 15 latte, però ho visto che se cambiate dal valore 1 e mettete al valore 15 praticamente la velocità in tempo reale non ve la segna più. Se a voi non serve potete provare. Poi non va toccata neanche questo qui, il P13, il P14, il P15 e basta. Questi sono i valori fondamentali da non toccare. In quest'altra colonna qui, questa è la terza configurazione, vedete cambia il P0, vabbè questa è l'umidità del display, comunque i valori che cambiano, il P04 va da 1 a 5, P05 da 5 a 9, cioè questo il P05 è il numero dell'assistenza, cioè anziché andare da 0 a 5 normalmente questo ha fatto da 1 a 9. P06 che in questo caso è messo 1 al 20 e 1 020, 1 024, il P06 è il diametro della ruota in pollici. Diciamo che la bicicletta di default esce a 22, vedete, non ho capito perché avendo le ruote 20 x 4, cioè 20 pollici di diametro per 4 di spesso essendo fat bike. P07 in questo caso vedete uno riporta 1, uno riporta 15 e P07
è il numero di velocità dei magneti. P08, questa è la velocità 4140, P09, 1 porta 0, 1 porta 1, partenza da fermo, 0-1 con pedalata assistita a livello 1, P10 porta entrambi 2, P10 è la modalità di guida ed è acceleratore modalità 1 e pedalata assistita con acceleratore modalità 2 simultaneamente e 0 power drive. P13 1 porta 12, P12 1 porta 0, 1 porta 3, P12 è praticamente la forza di partenza, è un valore, vedi, da 0 a 5. Poi P13 1 trasportano entrambi a 12, P14 1 porta 12, 1 porta 13 e P14 ovviamente questo non va toccato, io l'ho scritto ma in realtà vedete il default deve essere sempre a 12. P15 porta entrambi 0,30, 16 tutti 0, 17, poi sono identici le ultime, anche se di default vedete la bicicletta P19 porta 1, cioè abilitare il cambio 0 e l'hub diretto è 1 e il mutuo del cambio. Alla prossima!